Pensate di fare un viaggio a Vilnius? Queste sono le 5 attrazioni da non perdere assolutamente. Vilnius, per chi non lo sapesse, è capitale della Lituania. E se siete qui, non potete perdervi 5. La chiesa di San Francesco. Cominciamo la nostra visita in questa chiesa gotica, costruita tra il 1500 e il 1520. Rinnovata tra XVII e XVIII secolo, mostra comunque il suo carattere gotico. Questa chiesa, come molte altre in Lituania, fu danneggiata dall'occupazione sovietica che avvenne tra il 1940 e il 1991. Infatti, i sovietici non tenevano in considerazione le architetture religiose che venivano per lo più adattate a magazzini. Il patrimonio artistico di questa chiesa qui presente, che era disperso tra diversi musei, è solo parziale rispetto a quello che poteva essere presente prima dell'occupazione russa. 4. Chiesa di San Pietro e Paolo. Ma le chiese non finiscono qui. Questa chiesa barocca fu consacrata nel 1701. Gli interni vertono per lo più sul bianco, mentre in fondo, per curiosità, c'è un dipinto della Pietà di Maria, che ha origine a Faenza, in provincia di Ravenna. Esploriamo le 3 navate. Vediamo che qui ci sono ovunque questi stucchi bianchi, elaboratissimi, opera di artisti italiani. Di questa chiesa però la cosa più particolare è sicuramente il lampadario a forma di barca, arca di salvezza, e la splendida cupola. Lasciamo temporaneamente da parte le chiese adesso per andare alla Torre del Castello lassù. 3. Torre del Castello e Museo Archeologico. Per arrivare alla torre si può prendere la funivia, ma visto che noi siamo molto fortunati la troviamo rotta, quindi ci tocca salire su a piedi. In fondo sono 4 passi, 2 scalini, anzi no, di più. Ma alla fine arriviamo. Questa è la torre da vicino. Facciamo il biglietto ed entriamo. Siamo nella torre Gediminas, costruita all'inizio del 400 dall'omonimo Granduca. Egli costruì anche un castello di legno, ma oggi rimane solo la torre. Il secondo e il terzo piano del castello sono adibiti a museo. Ciò che ci è rimasto più impresso però è il panorama visibile dalla cima. Mentre scendiamo, decidiamo di fermarci anche a vedere il museo archeologico che è nello spiazzo in cui ci avrebbe riportati la funivia. Nel museo abbiamo trovato un modo davvero interessante di apprendere la storia più antica di questa terra, la Lituania, molto periferica e sempre al di fuori del limes romano, che è entrata nelle cronache dal Medioevo in poi. Qui possiamo vedere come gli antichi lituani erano vestiti, ad esempio, e qui vediamo come era forgiata una spada in ferro. Abbiamo avuto anche modo di scoprire le origini delle lingue indoeuropee proprio in questo museo. Vi suonano familiari alcune parole? 2. Piazza Cattedrale e Cattedrale. Siamo nel centro della vecchia città di Vilnius. Ecco qui una cattedrale neoclassica e qui la grande piazza. Questo è per eccellenza un punto di ritrovo. Qui possiamo vedere la statua dedicata a Gediminas, Granduca di Lituania e, secondo la leggenda, fondatore di Vilnius. Stranamente a noi sembrava una statua di Gengis Khan di Primo Akito. Che ne pensate? In questa piazza troviamo il Palazzo dei Granduchi di Lituania, che andremo a vedere a breve, il campanile e questo edificio che non sappiamo dirvi se ci ricorda di più un Partenone o un Pantheon, è la cattedrale. Questo è sempre stato un luogo sacro. Qui sono sorti templi pagani, cattedrali gotiche e oggi una in stile neoclassico, consacrata nel 1783. Entriamo. L'interno non delude, anche considerando che per molti decenni, fino al 1989, durante l'occupazione sovietica, questo edificio era stato adibito a magazzino. Torniamo fuori ora e dirigiamoci verso la nostra ultima tappa. 1. Palazzo dei Granduchi. A Vilnius infatti non ci sono palazzi reali. Storicamente la Lituania è stata un granducato della Polonia per diverso tempo, quindi questo palazzo è l'equivalente del palazzo reale che trovereste in altri stati europei. Il nuovo vecchio palazzo dei Granduchi è un falso storico. Pur essendo vero che nel XV secolo ci sia stato veramente il palazzo dei Granduchi di Lituania qui, quello che vediamo ora è opera di una ricostruzione avvenuta tra il 2002 e il 2018 in stile rinascimentale. All'interno ci sono ben 4 percorsi di visita. Il primo ci mostra le fondazioni dell'antico castello lungo un percorso che spiega in dettaglio la storia della Lituania. Il terzo percorso vi fa vedere l'armeria e una mostra di strumenti musicali e il quarto è adibito a mostre temporanee. Ma se avete poco tempo consigliamo assolutamente di visitare il secondo percorso, gli interni storici ricostruiti. Qui potrete ammirare splendide stanze, a volte un po' inquietanti ma sempre bellissime.
Passiamo tra le varie camere, fino alla Sala del Trono. Non dimentichiamo il tesoro dei Granduchi, quanto oro, che brillantezza. Con queste immagini concludiamo questo video su Vilnius, ma non la nostra visita. Abbiamo avuto modo di visitare anche cose più strane, particolari e adatte a fan di serie TV. Vi invitiamo ad approfondire al link in sovraimpressione e a iscrivervi per seguirci ancora lungo il nostro viaggio nell'Europa del Centro-Est. Alla prossima!